Il fatto che Gesù sia davvero risorto dai morti fornisce la migliore spiegazione della tomba vuota, le sue apparizioni post mortem e l'origine della fede dei discepoli. Benvenuti su Conoscere Gesù, il canale per conoscere Gesù attraverso approfondimenti della parola di Dio. Io mi chiamo Stetson, sono il pastore della Chiesa della Grazia di Verona. In questo episodio vi parlerò delle prove della risurrezione di Cristo. Le prove della risurrezione di Gesù possono essere riassunte in 3 fatti tra loro indipendenti: la tomba di Gesù vuota, le apparizioni di Gesù vivo dopo la sua morte e l'origine della credenza dei discepoli nella sua risurrezione. La migliore spiegazione di questi fatti è che Gesù è risorto dai morti. Come per ogni personaggio storico, dipendiamo dalle testimonianze degli altri per sapere cosa ha detto e fatto Gesù. Come possiamo sapere che questi documenti sono veri? Gesù di Nazaret è presente in varie fonti antiche, oltre al Nuovo Testamento. Fonti non solo cristiane, ma anche romane ed ebraiche. Questo è abbastanza straordinario se si considera quanto fosse sconosciuto al tempo la figura di Gesù. Ebbe al massimo una vita pubblica di 3 anni come predicatore itinerante della Galilea. Tuttavia, abbiamo molte più informazioni su Gesù di quante non ne abbiamo su molti personaggi importanti dell'antichità. Le fonti storiche più importanti su Gesù di Nazaret sono state raccolte nel Nuovo Testamento. Gli storici e gli studiosi trattano gli scritti del Nuovo Testamento come qualsiasi altra raccolta di documenti antichi, quando indagano se sono storicamente affidabili. I riferimenti a Gesù al di fuori del Nuovo Testamento, riportati da antichi storici pagani ed ebrei, tendono a conformare ciò che leggiamo nei Vangeli e non ci dicono in realtà nulla di nuovo. Solo le fonti storiche autentiche e più antiche sono state incluse nel Nuovo Testamento. Più tardi, i racconti secondari, come i Vangeli apocrifi, che cominciarono ad apparire nel secondo secolo, furono esclusi dal Nuovo Testamento. Dovremmo considerare gli scritti del Nuovo Testamento inaffidabili finché non ne venga provata la veridicità? O dovremmo invece supporre che sono affidabili fino a prova contraria? Ci sono almeno 5 ragioni per credere che gli scritti del Nuovo Testamento siano affidabili. Non c'era tempo sufficiente per trasformare i fatti storici in leggende. A volte la domanda che i critici fanno è: come si può verificare cosa sia realmente accaduto 2000 anni fa? Il divario temporale da considerare non è tuttavia quello tra gli eventi accaduti e oggi, bensì quello tra i fatti accaduti e il momento in cui sono stati scritti. Le prove forti non diventano deboli con il passare del tempo. Le nostre fonti primarie per la vita di Gesù provengono tutte dal primo secolo, entro 60 anni dalla sua crocifissione. Quando si leggono le pagine del Nuovo Testamento, non c'è dubbio che queste persone credessero sinceramente nella verità di ciò che proclamavano. I Vangeli non sono analoghi ai racconti popolari. Le narrazioni del Vangelo riguardano persone che vissero realmente, eventi accaduti e luoghi esistiti in realtà. Possiamo ritrovare queste persone, eventi e luoghi negli scritti storici contemporanei
al Nuovo Testamento. Il processo ebraico di trasmissione di scritti sacri era altamente sviluppato e affidabile. Equiparare la trasmissione delle scritte al gioco del telefono senza fili dei bambini è un grave travisamento della realtà e dimostra profonda ignoranza del metodo usato dagli ebrei. C'erano regole specifiche per evitare abbellimenti delle storie su Gesù, ad esempio la presenza di testimoni oculari e la supervisione degli apostoli. Coloro che avevano visto e sentito Gesù erano ancora presenti e potevano essere interrogati su ciò che Gesù aveva detto e fatto. Per considerare i Vangeli come semplici racconti di fantasia, sarebbero dovute trascorrere molte più generazioni tra gli eventi accaduti e la data della loro registrazione. Gli scrittori del Nuovo Testamento hanno una comprovata esperienza di affidabilità storica. Consideriamo solo un esempio: Luca. Luca è l'autore di un Vangelo e degli Atti degli Apostoli. Luca scrive la prefazione al suo Vangelo in greco classico, come i grandi storici greci. Ma dopo questa passa ad un greco più comune, come se volesse dire che può scrivere come gli storici eruditi, se vuole, ma sceglie di raccontare una storia per raggiungere l'uomo comune nella sua lingua comune. Sebbene Luca non sia stato un testimone oculare, ha accompagnato Paolo in tutto il Mediterraneo ed ha avuto contatti diretti con i testimoni oculari della vita e del ministero di Gesù. Nell'esaminare le narrazioni di Luca, si scopre che molte delle sue fonti devono essere state donne che hanno seguito Gesù: Giovanna, Susanna e Maria, la madre di Gesù. Luca era uno storico affidabile. Il suo libro degli Atti si sovrappone in modo significativo alla storia secolare del mondo antico e l'accuratezza storica del suo libro è indiscutibile. Dalla navigazione delle navi da Alessandria alle coste delle isole del Mediterraneo fino ai titoli peculiari dei funzionari locali, Luca è estremamente preciso. Luca, come gli altri scrittori del Nuovo Testamento, dimostra estrema cura e affidabilità. Le testimonianze oculari degli apostoli e di coloro che hanno intervistato testimoni oculari, come Luca, hanno dimostrato di essere attendibili resoconti della vita, dei sermoni, delle conversazioni e del ministero di Gesù di Nazaret. La tomba vuota di Gesù viene considerata una realtà storicamente attendibile. Oltre al fatto che la narrazione della sepoltura è estremamente accurata, è importante notare che il luogo in cui era collocata la tomba a Gerusalemme era noto sia agli ebrei che ai seguaci di Gesù. Ciò fa pensare che entrambi fossero presenti al momento della sepoltura. La tomba quindi doveva per forza essere vuota quando i discepoli cominciarono a predicare che Gesù era risorto, altrimenti sarebbero stati folli a predicare la sua risurrezione sapendo che il suo cadavere giaceva ancora nel sepolcro. Il fatto più notevole riguardo alla prima credenza cristiana della risurrezione di Gesù fu che nacque e si espanse proprio nella città in cui Gesù era stato crocifisso, pubblicamente. Infatti, finché il popolo di Gerusalemme avesse pensato che il corpo di Gesù fosse ancora nel sepolcro, pochi avrebbero creduto all'assurdità che Gesù era risuscitato dai morti. Inoltre, se la tomba di Gesù non fosse stata vuota, le autorità ebraiche avrebbero esposto il corpo come prova decisiva che Gesù non era risorto. Le autorità ebraiche erano profondamente preoccupate di soffocare il nascente movimento cristiano e avrebbero certamente controllato la tomba. La sepoltura di Gesù nella tomba è uno dei fatti più certi riguardanti Gesù.
La sepoltura di Gesù è riportata da fonti estremamente antiche e tra loro indipendenti. Il racconto della sepoltura di Gesù nella tomba di Giuseppe di Arimatea fa parte della testimonianza oculare riportata da Matteo, Marco, Luca e Giovanni. Inoltre, in 1 Corinzi 15, 3, 5, Paolo citava una antica tradizione cristiana riferita alla sepoltura di Gesù, trasmessa dai primi discepoli. Paolo probabilmente venne a conoscenza di questa tradizione non più tardi della sua visita a Gerusalemme nel 36 d.C. Inoltre, anche le prime fonti non cristiane fanno riferimento alla sepoltura di Gesù. Tra queste, Tito Flavio Giuseppe e Tacito. Come membro del Senedro ebraico che condannò Gesù, è improbabile che Giuseppe di Arimatea sia un'invenzione cristiana. Il Senedrio era un'alta corte ebraica composta da 70 uomini di spicco del giudaismo. Agli occhi dei primi cristiani si avevano progettato l'omicidio di Gesù. Dato il suo status di senedrita, Giuseppe di Arimatea è l'ultima persona che ci si aspetterebbe che si preoccupasse adeguatamente di Gesù. Quindi, da una prospettiva storica, è altamente probabile che fu Giuseppe di Arimatea a occuparsi della sepoltura di Gesù, visto che i primi cristiani non avrebbero avuto nessun interesse a inventare una storia che avrebbe gettato una luce positiva su un membro del Senedrio ebraico. Come nel caso della sepoltura di Gesù, la scoperta della tomba vuota di Gesù viene riportata in modo indipendente da fonti molto antiche. La tomba vuota è supportata dalle testimonianze dei testimoni oculari di Matteo, Marco, Luca e Giovanni, nonché dalla tradizione paleo-cristiana citata da Paolo in 1 Corinzi 15, 3, 5. Inoltre anche le prime fonti non cristiane fanno riferimento alla tomba vuota. La semplicità dei racconti evangelici anche dà credito alla tomba vuota. Il racconto di Marco della tomba vuota, per esempio, è straordinariamente semplice e senza decorazioni, a differenza di resoconti leggendari successivi come il Vangelo apocrifo di Pietro, che descrive l'uscita di Gesù dalla tomba come una gigantesca figura la cui testa supera le nuvole seguite da una croce parlante. Ecco come appaiono le leggende esagerate. Inoltre, se la tomba vuota non fosse stata vera, non sarebbe stato utile riportare la testimonianza delle donne, in quanto all'epoca non erano ritenute credibili. Dato il basso status sociale delle donne e la loro incapacità di fungere da testimoni legali, gli evangelisti non avrebbero attribuito loro la scoperta della tomba vuota se avessero inventato una leggenda. La prima risposta ebraica alla proclamazione della risurrezione di Gesù è un'ulteriore conferma che la tomba fosse vuota. Gli ebrei non convertiti sostennero infatti che erano stati i discepoli a rimuovere il corpo di Gesù dalla tomba. Si noti quindi che le autorità ebraiche non negarono che la tomba fosse vuota, bensì si ingarbugliarono nel fornire assurde spiegazioni alternative senza mai contraddire il fatto della tomba vuota. Come fatto storico, sembra essere ben stabilito che la tomba di Gesù fu trovata vuota da un gruppo di donne sue seguaci. Infatti vi ho prima di tutto trasmesso ciò che ho anch'io ricevuto, e cioè che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture, che fu sepolto e che risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture, e che apparve a Cefa e poi ai 12. In seguito apparve in una sola volta a più di 500 fratelli, la maggior parte dei quali è ancora in vita, mentre alcuni dormono già. Poi apparve a Giacomo e poi a tutti gli apostoli insieme. Infine,
ultimo di tutti apparve anche a me. 1 Corinzi 15, 3, 8. È un'affermazione notevole questa, contenuta in una lettera indiscutibilmente autentica da parte di un uomo che conobbe personalmente i primi discepoli, nella quale egli afferma di aver visto Gesù vivo dopo la sua morte. L'apparizione qui menzionata da Paolo appartiene alla vecchia tradizione cristiana, la quale ebbe origine nella chiesa di Gerusalemme di cui Paolo si fa garante. Paolo trascorse circa 2 settimane con Pietro a Gerusalemme, 3 anni dopo la sua conversione. Quindi Paolo si accertò personalmente della dichiarata esperienza di Pietro. Inoltre, l'apparizione a Pietro viene menzionata da Luca. Indubbiamente, il gruppo a cui si fa riferimento qui è quello originale formato dai 12 apostoli scelti da Gesù durante il suo ministero terreno. Ovviamente Giuda, la cui assenza non influiva però sul titolo formale del gruppo. Non vi è dubbio che tale apparizione sia avvenuta poiché è attestata nella vecchia tradizione cristiana, garantita da Paolo che ha avuto un contatto personale con i 12, ed è descritta in modo indipendente da Luca e Giovanni. Sembra che Paolo stesso abbia avuto contatti personali con queste persone poiché sapeva che alcuni di loro erano morti. Non avrebbe avuto senso menzionare il fatto che parte dei 500 fossero ancora vivi, se non per dire i testimoni sono lì e possono essere interrogati. Se l'apparizione non fosse mai avvenuta, perché sfidare le persone a invitarle a parlare con i testimoni che lo avrebbero quindi sbugiardato? Gesù apparve al suo fratellastro più giovane, Giacomo. Né Giacomo né alcuno degli altri fratellastri più giovani di Gesù credettero in Gesù durante la sua vita. Non credevano che fosse il Messia, un profeta o qualcuno di speciale. Ma dopo la risurrezione i fratelli di Gesù sono tra i cristiani nel cenacolo di Gerusalemme. E Giacomo alla fine diventa il capo della chiesa di Gerusalemme. Dopo essere diventati credenti, gli altri fratelli di Gesù erano attivi nella predicazione. Come si può spiegare questo? La crocifissione di Gesù avrebbe solo dovuto confermare nella mente di Giacomo che le affermazioni messianiche del suo fratellastro maggiore erano deliranti. Se tu fossi Giacomo, cosa ti occorrerebbe per credere che tuo fratello è il Signore, tanto da essere disposto a morire per difendere questa convinzione come ha fatto lui? La ragione di questa straordinaria trasformazione è il fatto che poi apparve a Giacomo. A questa apparizione era probabilmente limitata a una cerchia ristretta di credenti un po' più ampia dei 12. Il fatto di questa apparizione è garantito dal contatto personale di Paolo con gli stessi apostoli. Questo evento cambiò l'intera vita di Saulo. Era un rabbino, un fariseo, un rispettato capo ebreo. Odiava i cristiani e considerava il loro credo un'eresia. Scrive di essere stato addirittura responsabile dell'esecuzione dei credenti cristiani. Poi, improvvisamente, lasciò la sua posizione di rispettato capo ebreo e divenne un missionario cristiano, in una vita di povertà e sofferenza. Fu frustato, picchiato, lapidato, fece naufragio, in condizioni di costante pericolo e ansia. Alla fine fu martirizzato per la sua fede a Roma. Cosa ha causato il movimento cristiano all'inizio del primo secolo? Anche gli scettici studiosi del Nuovo Testamento riconoscono che la fede cristiana deve la sua origine alla credenza da parte dei primi discepoli che Dio avesse risuscitato Gesù dai morti. Gli ebrei non avevano l'idea di un Messia che, invece di trionfare sui nemici di Israele,
sarebbe stato vergognosamente giustiziato da loro come un criminale. In quell'epoca per i discepoli era molto difficile credere in una Messia che aveva subito la crocifissione. La morte di Gesù segnò la fine umiliante di ogni speranza che essi avevano risposto nel Messia. Ma la fede nella risurrezione di Gesù capovolse il senso catastrofico della crocifissione. È dal momento in cui Dio ha risuscitato Gesù dalla morte che Gesù è stato visto come il Messia. Fu sulla base della sua risurrezione che i discepoli ebbero certezza che Gesù fosse il Messia. In sintesi, ci sono numerose prove storiche a sostegno del fatto che la tomba di Gesù è stata trovata vuota da un gruppo di donne sue seguaci. Ci sono prove storiche che in molte occasioni e in luoghi diversi vari individui e gruppi affermano di aver visto Gesù vivo dopo la sua morte, e l'origine della fede cristiana dipende dalla credenza dei primi discepoli che Dio abbia risuscitato Gesù dai morti. Qual è la migliore spiegazione per questi tre fatti? Teoria della cospirazione. Secondo questa ipotesi, i discepoli rubarono il corpo di Gesù e mentirono sulle sue apparizioni, fingendo così la risurrezione. I problemi di questa teoria sono i seguenti. Se i discepoli avessero rubato il cadavere di Gesù, non avrebbe avuto senso inventare una storia di cui furono le donne a trovare la tomba vuota. Gli ebrei del primo secolo non avrebbero mai inventato una storia del genere. Questo argomento non può spiegare l'origine della fede dei discepoli nella risurrezione di Gesù. Non si può dubitare che i primi discepoli credessero sinceramente che Gesù fosse risorto dai morti. Hanno fondato le loro vite su quelle convinzioni. Questa teoria della cospirazione vede la situazione dei discepoli attraverso lo specchietto retrovisore della storia cristiana piuttosto che attraverso gli occhi di un ebreo del primo secolo. Non c'era alcuna aspettativa di un Messia che, invece di stabilire il trono di Davide e sottomettere i nemici di Israele, sarebbe stato vergognosamente giustiziato dai pagani come un criminale. L'idea di rubare il cadavere di Gesù e di dire che Dio lo aveva risuscitato dai morti è difficilmente un'idea che sarebbe nata nelle menti dei discepoli. L'influenza della mitologia pagana. Un'ulteriore affermazione della teoria della cospirazione è che i discepoli furono influenzati dalle storie di risurrezione pagane. I problemi con questa visione sono i seguenti. Gli studiosi hanno scoperto che qualsiasi parallelo tra la risurrezione di Gesù e vari miti di antichi dei e eroi antichi è falso. Molti dei presunti parallelismi sono in realtà storie riguardanti l'assunzione dell'eroe in cielo, come Ercole. Altre sono storie di sparizione che affermano che l'eroe svanì in una sfera più alta, come Apollonio di Tiana. Altre ancora sono simboli stagionali legati a cicli di semina e raccolto, come Tammuz. Alcune sono espressioni politiche del culto dell'imperatore, come Giulio Cesare. La maggior parte degli studiosi dubita che esistano davvero miti di divinità che muoiono e risorgono. Ad esempio, Osiride non torna in vita, ma semplicemente continua ad esistere nel regno dei morti. Gli ebrei avevano familiarità con le divinità stagionali e le trovavano aberranti. Pertanto è altamente improbabile che i discepoli avessero escogitato l'idea che Gesù fosse risorto dai morti perché avevano sentito miti pagani di dei che muoiono e risorgono. Nel pensiero ebraico la risurrezione all'immortalità si è sempre verificata dopo la fine del mondo.
Gli ebrei non avevano idea di una risurrezione nella storia. Questo è il motivo per cui i discepoli hanno avuto così tanti problemi nel comprendere le profezie di Gesù sulla propria risurrezione. Data la concessione ebraica della risurrezione, ai discepoli dopo la crocifissione di Gesù non sarebbe potuto venire in mente che fosse già risorto. Avrebbero aspettato la risurrezione nell'ultimo giorno e forse, in armonia con la consuetudine ebraica, avrebbero conservato la sua tomba come un santuario dove le sue ossa potevano riposare fino alla risurrezione. Inoltre, nel pensiero ebraico, la risurrezione è stata sempre la risurrezione dei giusti. Non concepivano l'idea della risurrezione di un individuo isolato. Pertanto, dopo la crocifissione di Gesù, tutti i discepoli in teoria avrebbero dovuto aspettare con ansia la risurrezione generale dei morti per rivedere il loro maestro. Teoria della morte apparente. Secondo questa ipotesi, Gesù non era ancora morto quando fu portato lì giù dalla croce. Si rianimò nella tomba e fuggì per convincere i suoi discepoli che era risuscitato dai morti. I problemi di questa teoria sono: come poteva un uomo gravemente debilitato, chiuso all'interno di una tomba, fuggire? Le apparizioni di un mezzo morto che aveva disperatamente bisogno di cure mediche difficilmente avrebbe suscitato nei discepoli la conclusione che fosse il Signore risorto. Come si spiega allora l'origine delle credenze dei discepoli nella risurrezione di Gesù, visto che invece, secondo questa teoria, il vederlo di nuovo li avrebbe portati solo a concludere che non era morto? I carnefici romani erano sicuri che le loro vittime fossero morte. Ciò che questa teoria suggerisce è fisicamente impossibile per un uomo flagellato e crocifisso. Teoria del corpo traslato. Secondo questa ipotesi, il corpo di Gesù fu temporaneamente deposto nella tomba di Giuseppe di Arimatea a causa dell'ora tarda, ma poi il suo cadavere fu successivamente spostato in un cimitero comune. I problemi di questa teoria sono: se Giuseppe di Arimatea e tutti i servi che erano con lui sapevano dove avevano spostato il corpo, perché non smaschereranno i discepoli quando cominciarono a parlare di risurrezione? Le più antiche dispute ebraico-cristiane sulla risurrezione non riguardavano la tomba di Gesù o l'identità del cadavere, ma il motivo per cui la tomba era vuota. La pratica ebraica consisteva nel seppellire i criminali giustiziati nel giorno della loro esecuzione. Quindi Giuseppe d'Arimatea avrebbe messo il corpo direttamente nel cimitero dei criminali piuttosto che conservarlo temporaneamente nella sua stessa tomba. Questa teoria cerca di spiegare la tomba vuota, ma non dice nulla circa le apparizioni post mortem e l'origine della credenza dei discepoli nella resurrezione di Gesù. Teoria dell'allucinazione. Secondo questa ipotesi, le apparizioni di Gesù risorto erano semplicemente allucinazioni da parte dei discepoli. I problemi di questa teoria sono: questa teoria non spiega la tomba vuota. Questa teoria non spiega l'origine della credenza dei discepoli nella risurrezione di Gesù. Per alcuni, nel mondo antico, le visioni dei defunti non sono la prova che la persona sia viva, bensì che sia morta. Considerate le credenze ebraiche della vita dopo la morte. Se quelle dei discepoli fossero state semplici allucinazioni di Gesù, avrebbero visto in cielo, nel, tra virgolette, seno di Abramo, dove si credeva che le anime dei giusti dovessero dimorare fino alla risurrezione finale. Per gli ebrei, l'assunzione in cielo non corrisponde alla risurrezione. L'assunzione è la presa di qualcuno fisicamente fuori da questo mondo in paradiso. La resurrezione è l'innalzamento di un uomo morto
nell'universo spazio-temporale. Supponiamo che Pietro sia stato uno degli individui che ha sperimentato una visione di Gesù indotta dal dolore e indotta dalla colpa. Cosa spiegherebbe le apparizioni dopo la risurrezione? Gesù apparve non solo una volta, ma molte volte, non in un solo luogo e in determinate circostanze, ma in una varietà di luoghi e in una varietà di circostanze diverse. Non solo a un individuo, ma a persone diverse, non solo a singoli, ma a vari gruppi, non solo ai credenti, ma anche ai non credenti e ai nemici. Del fatto che Gesù sia davvero risorto dai morti fornisce la migliore spiegazione della tomba vuota, le sue apparizioni post mortem e l'origine della fede dei discepoli. Grazie per l'ascolto. Se siete vicino a Verona, venite a trovarci alla Chiesa della Grazia. Altrimenti ci vediamo nel prossimo video. Ciao.